Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. La mia ex moglie mi ha lasciato per un uomo più giovane, ma ora, dopo 6 anni, è tornata con i suoi figli, volendo tornare insieme a me. Non si tratta di qualcosa che mi sta accadendo ora, ma di qualcosa che è successo 6 anni fa. La mia prima moglie, Lisa, che mi aveva abbandonato per un uomo più giovane, ora si è ripresentata dopo 6 anni. Ho 41 anni, sono un uomo sposato con una splendida figlia che sta per compiere un anno in pochi mesi. La storia è dei miei primi 30 anni, quando ero sposato con la mia prima moglie, Lisa. Avevo 29 anni quando ho incontrato Lisa, che all'epoca ne aveva 23. Ci siamo incontrati a una festa e ci siamo piaciuti subito, amò. Lei stava iniziando la sua carriera come stilista di moda, mentre io stavo iniziando come imprenditore dopo aver lavorato nel software per 5 anni. La mia azienda non stava prosperando in modo da farmi guadagnare milioni al mese, ma stava andando abbastanza bene come novità. Il reddito era decente per mantenere una buona vita. Era molto tempo fa, quindi non ricordo i dettagli esatti correttamente, ma dopo alcuni mesi di frequentazione, Lisa si trasferì nel mio appartamento. Vivevo da solo. Era una donna affascinante. Ora che ci ripenso, penso che il motivo principale per cui mi sono innamorato di lei fosse a causa della sua personalità. Era estroversa e assolutamente stupenda. Anche al nostro primo incontro alla festa, l'ho notata perché era una che attirava l'attenzione. Sì, potete chiamarmi superficiale per aver detto questo, ma quando sei giovane, sì, 29 anni è ancora più giovane di 41, probabilmente non hai quella maturità e la paghi più tardi, come ho fatto io. Uscimmo insieme per 2 anni e poi ci sposammo in una cerimonia sontuosa. Sì, Lisa voleva un matrimonio da favola. Aveva un debole per la perfezione. Voleva un matrimonio da sogno che aveva pianificato meticolosamente sin da quando era una bambina. Ricordo questo perché fu una spesa notevole per me, ma all'epoca non me ne rendevo conto. Ero troppo occupato ad essere il ragazzo / marito perfetto. Il primo anno fu tutto tranquillo, non ricordo di aver avuto grandi litigi durante quel periodo. I problemi iniziarono qualche tempo dopo il nostro secondo anniversario, quando Lisa iniziò a comportarsi in modo diverso dopo essersi iscritta a un master in moda. Aveva aspirazioni di lavorare a Hollywood o almeno per una casa di produzione televisiva. All'università incontrò un gruppo di giovani che erano nei loro primi 20 anni e senza esperienza lavorativa. Erano giovani e grezzi, ed è quello che eccitava Lisa. Era affascinata dal loro stile di vita spensierato. Iniziò a dire che si era sposata troppo presto e tutto il resto. Inizialmente ho ignorato la cosa come una fase temporanea di paura di perdere qualcosa. Pensavo che alla fine se ne sarebbe uscita e avrebbe capito che c'erano molte cose più preziose nella vita oltre alle feste rave e agli incontri occasionali. Invece di superarlo, si è immersa ancora di più. Iniziò a fare tardi alle feste, a fare escursioni e a passare notti infinite fuori casa. Erano i miei primi giorni di attività imprenditoriale. Ero più concentrato sul risolvere i problemi della mia azienda, perché pensavo che la mia vita personale stesse andando bene. Era un programma di 18 mesi. Pensavo che se ne sarebbe uscita una volta terminato il corso, ma anche dopo la laurea continuò con quello stile di vita. Durante lo stesso periodo, la mia azienda subì alcune gravi perdite e mi ritrovai sommerso dai debiti. Invece di sostenermi, mi derise per la mia scelta rudimentale di gestire un'azienda. Aveva quasi dimenticato che per tutti quegli anni avevo sostenuto le sue spese mentre frequentava il master. Anche quando lavorava, prima del master, il suo reddito non era nulla in confronto al mio. Quindi presi su di me la responsabilità della casa e le permisi di tenere quel denaro per sé. C'era questo ragazzo del suo master che aveva ottenuto un lavoro come assistente in una delle principali case di moda della città. Lisa era perdutamente innamorata di quest'uomo. Iniziò a confrontarmi con quel ragazzo in termini di successo precoce, capacità decisionali e perfino senso dell'umorismo e forma fisica. Beh,
Lavoravo 12-14 ore al giorno per avviare la mia azienda e trascuravo la mia salute in quel periodo, non consigliabile. Non ero scolpito, ma nemmeno sovrappeso. Ammetto di essere stato troppo occupato ed esausto dal lavoro, il che lei trovava noioso. Alla fine trovò conforto in quell'uomo. Era un tirocinante e aveva molto tempo da dedicare a Lisa. Forse aveva un buon senso dell'umorismo o qualunque altra cosa le servisse. Un giorno tornai a casa e trovai un biglietto sul mio frigorifero. Le parole erano più o meno queste. «Scusa, non posso affrontarti, quindi questo biglietto, non ti amo più. Mi sto trasferendo all'EA con Leo. Lui mi fa ridere e mi rende felice, cosa che tu non fai. Non chiamarmi, non risponderò. Me ne sono andata». Non erano le parole esatte, ma più o meno le stesse. Ero distrutto, il mio mondo si era capovolto. Ma è così con i tempi brutti, passano. Iniziai a concentrarmi sempre più sul mio lavoro per superare il mio dolore personale. In realtà, fu grazie al duro lavoro di quel periodo che la mia azienda decollò così rapidamente. Sì, fu una benedizione travestita. Dopo 2 anni incontrai Sophie durante una riunione di lavoro. Diventammo amici, iniziammo a uscire insieme e ora siamo sposati con una figlia di 10 mesi. La vita non potrebbe essere migliore. Sophie è tutto ciò che Lisa non era. È gentile, compassionevole e, cosa più importante, è la mia amica. Mia? Avevo dimenticato gran parte dei dettagli che avevo scritto fino alla scorsa settimana. Sì. È successo qualcosa la settimana scorsa che mi ha riportato alla mente tutti questi ricordi. Lisa è tornata. Sì, la mia prima moglie che mi aveva abbandonato per un giovane ragazzo si è presentata al mio ufficio chiedendo aiuto. All'inizio non riuscivo a riconoscerla. Non era la stessa Lisa affascinante che avevo conosciuto. Sembrava pallida e miserabile. Avrei rifiutato di incontrarla se non l'avessi notata nell'area d'attesa. Sembrava pietosa. Non appena entrò nel mio ufficio, scoppiò a piangere. Sua figlia era ancora seduta fuori nella hall. Entrò con suo figlio neonato. Continuava a scusarsi e a piangere come se fosse nel dolore più profondo. Era anche molto emotivo rivederla dopo 6 lunghi anni. L'ultima volta che l'avevo vista, l'amavo e ora la incontravo come una sconosciuta, niente in mezzo. Non avevo avuto l'occasione di odiarla o di vedere il suo lato malvagio. Disse che era tornata a casa, ma aveva scoperto che la casa era stata venduta. La casa in cui Lisa e io vivevamo l'avevo venduta. Avevo comprato una casa più grande con migliori comodità in un quartiere migliore dopo aver sposato Sophie, la mia seconda moglie. Lisa non sapeva che ero sposato. Disse che Leo la trattava male dopo la nascita di sua figlia. Sospettava che lui la tradisse mentre lei era incinta. Quando lo affrontò, lui la derise e la prese in giro per la sua età e la bellezza che svaniva. Era 6 anni più giovane di lei. Faticava a guadagnarsi da vivere ed era dipendente da lui, quindi doveva sopportare le sue angherie. Disse che era diventato patetico durante la sua seconda gravidanza e il parto. Leo non si era nemmeno presentato in ospedale. La chiamava Mucca e altri nomi dispregiativi come grassona e vecchia. Si sentiva umiliata a condividere il tetto con lui e quindi era fuggita da LA. Quindi, in sostanza, aveva abbandonato anche lui. Quando Lisa mi abbandonò, le augurai una vita miserabile, ma quando mi raccontò quanto fosse miserabile la sua vita, non ne fui contento. Mi sentii male per lei. Entrò in modalità scuse e mi chiese di perdonarla. Disse che il karma l'aveva maledetta per avermi fatto del male. Disse che era giovane e immatura per non riuscire a distinguere tra giusto e sbagliato. Le chiesi di calmarsi e dissi che l'avevo perdonata e che ero andato avanti. Le tenne le mani sulle guance e pianse forte. Mi implorò di riprenderla e promise di essere la migliore moglie. Ritirai la mano e le dissi che ero sposato e avevo una bambina. Girai il portaritratti della mia famiglia verso di lei. Lo afferrò, lo guardò attentamente e iniziò a piangere. Non sapevo cosa dirle, quindi rimasi in silenzio. Si alzò e disse che ero la sua ultima speranza, ma vedendo la foto sembrava che non ne avesse nessuna. Non dissi nulla e se ne andò. Dopo che Lisa se ne andò, chiamai subito Sophie e le raccontai tutto.
Non riuscivo a concentrarmi sul lavoro, quindi tornai a casa presto. Ero inequivocabilmente triste. Sophie cercò di calmarmi dicendo che non ero la causa dei suoi problemi, se li era cercati da sola. Sono d'accordo, so che Lisa era la causa della sua stessa miseria. Pensavo che Lisa mi avrebbe contattato di nuovo, ma non lo fece. Non so dove sia. So di essere andato avanti, amo Sofia e mia figlia, ma non riesco a smettere di pensare a Lisa e alla tragedia che sta attraversando. Ne ho parlato molto con Sophie l'ultima settimana. So che Sophie è più un'amica che una moglie, ma non voglio infastidirla parlando continuamente di Lisa. È una donna sicura, ma pur sempre umana. Non voglio che pensi che mi preoccupi ancora di Lisa. Non provo più nulla per Lisa, ma la sua improvvisa apparizione e sapere quanto sia patetica la sua vita mi ha effettivamente turbato. Aggiornamento 1. Sono passati più di 5 mesi da quando ho pubblicato la mia storia su come la mia ex moglie, che mi aveva abbandonato senza spiegazioni, è tornata nella mia vita e mi ha chiesto di riprenderla dopo che le ho detto che ora ho una seconda moglie e una figlia. Se ne andò. Non mi ha contattato di nuovo fino a pochi giorni fa, quando si è presentata di nuovo nel mio ufficio. Ero in riunione quando la mia assistente mi ha lasciato un biglietto dicendo che avevo una visitatrice di nome Lisa. Era una riunione importante, ma dopo aver sentito il suo nome non riuscivo più a concentrarmi sul mio lavoro. Chiusi la riunione e andai ad incontrarla. Lisa sembrava ancora più patetica di prima. Disse che era angosciata nel sapere che ero sposato, quindi era tornata da Leo. Aveva provato a ricominciare con Leo, ma stava peggiorando ogni giorno. Scoprì di recente che lui dormiva con altre donne del suo lavoro. Quando lo affrontò riguardo al tradimento, lui ammise di avere avuto molteplici avventure perché Lisa non era più giovane e attraente per lui. Disse che le cose erano diventate così gravi che lui aveva iniziato a picchiarla e ad aggredirla fisicamente. Lisa voleva che la aiutassi economicamente. Disse che stava cercando lavoro, ma non aveva ancora trovato nulla. Non aveva lavorato negli ultimi 3 anni dopo essere rimasta incinta del suo primo figlio, il che ostacolava la sua ricerca di un lavoro decente. Se tutto questo non bastava, mi disse che Leo non l'aveva mai sposata. Non ci credeva e l'aveva convinta della stessa cosa quando aveva iniziato a frequentarlo. Ecco perché lo chiamava rudimentale, ma ora si rammaricava della sua decisione, perché lui non era tenuto a darle nulla se si separavano. Le chiesi quanto volesse. Non disse nulla. Le feci un assegno di $30.000. Dissi che questo era quello che potevo fare per lei. Poteva affittare un motel e ricominciare la sua vita. Le suggerii di trovare un lavoro qualsiasi per mantenere il suo stile di vita, non necessariamente nella moda. Mi ringraziò per i soldi e se ne andò. Questa volta ero restio a raccontare a Sophie dell'incontro con Lisa, ma dopo molte riflessioni glielo dissi. Se l'avesse scoperto da altre fonti, avrebbe potuto danneggiare la nostra relazione. Quel giorno, quando tornai a casa, Sophie mi vide teso e mi chiese se qualcosa mi turbava. Le raccontai di Lisa che mi aveva chiesto i soldi. Questa volta la reazione di Sophie fu fredda. Non disse nulla riguardo ai soldi, ma mi avvertì che non doveva diventare un'abitudine per Lisa chiedermi soldi. Non mi arrabbiai con Sophie perché potevo capire la sua insicurezza. Era abbastanza naturale per lei sentirsi così. Le assicurai che non provavo nulla per Lisa e che l'avevo aiutata solo perché si trovava in una condizione miserabile. Sophie era un po' giù di morale, ma si riprese presto. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Alla prossima!